Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Sembra quasi un leitmotiv, ma ogni volta che veniamo dagli amici di Euromotor è un po' nuvoloso, c'è un po' di pioggia, ma per fortuna filmiamo sempre delle auto che sono dei salotti. Qualche tempo fa vi abbiamo portato qui da loro alla scoperta della nuova Peugeot 2008, tante Kia in passato, e oggi siamo tornati qui non per una Peugeot ma per una Kia. E qui alle mie spalle, infatti, la nuova Sorento, un SUV fantastico, pieno di tanti dettagli interessanti da mostrarvi. Non esitiamo ancora, andiamo a scoprirle insieme. La Kia Sorento è un'auto che è arrivata ormai alla sua quarta generazione, nata nel 2002, le prime tre fino ad oggi hanno venduto circa 3 milioni di esemplari, un SUV di enorme successo che col tempo, va detto, si è ingrandito e anche molto. A breve vi parlerò delle sue dimensioni, ma già dal punto di vista delle caratteristiche estetiche si notano tanti cambiamenti. Ci sono dettagli che la rendono al 100% una Kia, ma guardate quanto si è americanizzata, diciamo così. Questi gruppi ottici squadrati, questa griglia molto tagliente, la famosa griglia Tiger Nose by Kia, con questi elementi in 3D in nero lucido che corrono per tutta la sua superficie, e al centro, sotto il l'ovale di Kia cromato, abbiamo anche la telecamera anteriore. In basso, sempre in nero lucido, troviamo sotto la targa il pannello dedicato ai vari sensori, perché è un'auto comunque ricca di ADAS, e abbiamo anche i nuovi gruppi ottici con i 3 elementi a LED, ma non solo. Notate un po' questo disegno, questa specie di L rovesciata, non è semplicemente un vezzo estetico, ma qui ho la classica chiave di Kia, aprendola scopriamo che è la zona dedicata agli indicatori di direzione. Lascio l'auto aperta perché a breve entreremo a bordo, vi faccio vedere ancora un po' la sua imponenza nella vista dei tre quarti anteriore, con questa piccola ala in nero lucido, questa finta presa d'aria che dona un po' di sportività al look di questo SUV, di questo Sport Utility Vehicle, e anche le pesanti e muscolose nervature che accompagnano la superficie del cofano. Vi parlo un po' delle sue dimensioni perché, come detto in anticipo, è un'auto cresciuta e anche di parecchio. Parliamo di 4,81 m di lunghezza per 1,90 m di larghezza e 1,69 m di altezza. E a proposito di altezza ci spostiamo proprio nella parte laterale, dove notiamo appunto l'imponenza ancora di più della vettura. Ve la mostro nell'intero, guardate quanto si è ingrandita. Anche, devo dire, sono complici le caratteristiche e i dettagli estetici a contribuire a questa imponenza del SUV by Kia. Notiamo anche cerchi che vanno da 17 a 19 pollici, questi nello specifico sono dei 235-55 R19, e per tutta la superficie laterale, per fortuna, c'è un po' di fango a dare un po' quest'anima fuoristradistica a questo SUV. Abbiamo le protezioni scure con anche una parte a contrasto che corrono per tutta quanta la parte bassa della vettura. Ma prima del posteriore, che è molto interessante anch'esso, vi voglio mostrare questa specie di pinna di squalo. Vi ricorda qualcosa? Bene, qui in alto nelle schede trovate il nostro video fatto qualche mese fa, anzi più che altro qualche anno fa, perché il nostro canale sta crescendo, con la Kia Proceed, sempre qui dagli amici di Euromotor. Ma eccoci arrivati alla zona posteriore, dove si nota ancora di più l'animo, se vogliamo, quasi americano di quest'auto coreana. Guardate un po' questi gruppi ottici che si sviluppano in verticale con questo taglio verso la zona della fiancata, che segue nella parte inferiore tutta la nervatura della fiancata stessa, che, raggiungendo e tornando indietro al posteriore, ha questo sbalzo, se vogliamo. Guardate un po' quanto è evidente da vicino. Ma arrivati nel posteriore notiamo proprio l'imponenza di questa vettura, con questo sviluppo più muscoloso, più americano. Guardate un po' i badge all-wheel drive, il lettering di Sorento e la natura ibrida di quest'auto. A breve vi parlerò delle sue motorizzazioni, ma abbiamo una parte bassa con, se vogliamo, una simulazione degli scarichi, e adesso, oltre alla retrocamera di parcheggio, voglio mostrarvi un po' il baule. L'auto fa qualche cicalino perché si deve essere chiusa mentre mi allontanavo. Vedete un po' il baule elettroattuato, un baule che raggiunge una capacità fino a 910 litri con i sedili abbattuti. Ora vi abbasso un attimo quelli della terza fila, perché qui siamo nella configurazione a 7 posti, e ve lo mostro. Abbassiamo la terza fila, guardate già quanto è grande il baule, dimensioni molto importanti e rilevanti. Ma vedete un po', abbiamo la seconda fila, quella centrale, con questo sedile inclinato in maniera diversa, perché abbiamo anche i pulsanti per l'inclinazione. Qui però ce ne sono tanti altri, non dobbiamo per forza utilizzare i pulsanti laggiù. Abbiamo
left and right per la seconda fila, second row of seats, quindi la seconda fila di sedili, e possiamo abbassarli semplicemente andando a premere. Guardate un po', 1 e 2. Fatto. Ovviamente per rialzarli si va manualmente nella seconda fila, ma questo baule non finisce di stupire perché chiaramente è dedicato a magari 2 ragazzini che siedono qui dietro. Abbiamo in primis la copertura del baule che si può rimuovere, si può spostare in queste apposite zone sulla destra e sulla sinistra. Abbiamo le bocchette dell'aria condizionata con il controllo per quanto riguarda le ventole, lo spegnimento e l'accensione dell'aria condizionata della terza fila, una presa USB per la ricarica dello smartphone, portaoggetti e portabicchieri, qui i pulsanti insieme ad una 12 volt da 180 watt, e qui dall'altro lato idem, presa USB, ventola che si controlla dal lato destro, portabicchieri e portaoggetti. Abbiamo le cinture di sicurezza ovviamente, e questo è il baule nella sua massima configurazione e dimensione. Insomma, un'auto semplicemente abnorme, ma guardatela giù. Ora ci torniamo e vi mostro la parte anteriore. E comunque ragazzi, la mia fortuna è proverbiale perché sta iniziando a piovigginare e quindi direi che è il caso di salire a bordo della nuova Sorento. Stiamo qui in questo salotto gigantesco, ora ve la faccio vedere, il tempo di posizionare il sedile. Tra l'altro abbiamo la regolazione elettronica qui in basso, quindi deve averla guidata qualcuno di molto basso all'inizio, ma io voglio stare bello largo. Here we go. Abbiamo sul pannello porta, iniziamo da qui perché ci sono una marea di dettagli, ve lo anticipo già, il settaggio per appunto la posizione dei sedili, i setting 1 e 2, quindi con la funzione memory, questa bella zona che dovrebbe illuminarsi di sera, e anche sul bracciolo del pannello porta, tra l'altro gigantesco, comodissimo, con un piccolo portaoggetti qui e uno in basso, abbiamo il controllo dei finestrini, il blocco porta, la regolazione degli specchietti retrovisori esterni e qui anche il pulsante chiaramente per il blocco per i bambini, quindi il safe lock. Abbiamo impianto audio Bose disponibile, e una caratteristica che ho notato estetica molto interessante sono queste bocchette che mi ricordano qualcosa di già visto in Star Wars. Sono molto sincero, fatemelo sapere nei commenti. Abbiamo bocchette sdoppiate sopra e sotto con il controllo della direzione e la chiusura. Ne abbiamo 2 al centro e una lì in fondo. Lì in fondo letteralmente l'abitacolo è gigante, ma qui al centro abbiamo il volante della Sorento. Adesso accendo un attimo il quadro per farvi vedere tutti quanti i display. Guardate un po'. A breve vi faccio sentire anche il suo, diciamo, la qualità audio di questa vettura, ma voglio un attimo accenderla. Ci ha accolti con un jingle, il classico jingle di Kia, e qui davanti abbiamo un bello schermo. Laggiù, non so se si vede, abbiamo già l'head-up display disponibile. Ma qui abbiamo un display da 12,3 pollici gigantesco, guardate un po' rispetto al mio dito quanto è grande, con tutte le informazioni disponibili che si possono chiaramente controllare dai pulsanti e dai satelliti intorno. Uno in widescreen più stretto, con un gran bel feedback, non aptico, ma comunque risponde veramente bene, con tante funzioni e funzionalità, in formato appunto widescreen da 10,25 pollici, i pulsanti a sfioramento per tutte quante le funzioni, con appunto il suono appunto dei pulsanti stessi. Questa è la mappa, funzione pinch to zoom, ma torniamo alla home. Comunque, per ora spegniamo la radio innanzitutto, a breve vi faccio sentire la qualità audio. Alla home si torna con un altro pulsante touch qui in alto. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe un video focus sull'infotainment di questa vettura, ma torniamo un po' ai controlli, perché abbiamo, come detto, le bocchette centrali, la zona dedicata all'aria condizionata. Qui in basso abbiamo ben 3 prese USB, di cui una per i dati, 2 per quanto concerne la ricarica del telefono, e l'auto si è accesa. Guardate un po', perché chiaramente è entrata in risparmio, siamo passati dalla batteria del sistema full hybrid al motore termico, questo 1600 TGD, a breve vi parlo di tutte le motorizzazioni disponibili, ma questa è la zona centrale del controllo della vettura stessa, con i pulsanti per la regolazione delle ventole e della temperatura dei sedili riscaldati,
Abbiamo qui il grande rotore, il pomello del cambio automatico con la funzione Shift by Wire, quindi più componenti elettroniche invece che meccaniche per il cambio automatico. Qui un altro sistema per il driving mode con il terrain mode per le modalità di guida. Abbiamo Eco, più ecologica, Sport, una funzione Smart o anche in modalità, vedete, si controllano con questa rotella. Le altre funzioni sono, premiamo su terrain, abbiamo Snow, Mud e Sand, quindi modalità sulla neve, nel fango e nella sabbia. Altri pulsanti per il riscaldamento del volante, l'auto hold, il limitatore, abbiamo i sensori di parcheggio, la retrocamera, vediamo un po' se ce la mostra, guardate un po', 360 gradi, e chiaramente il freno a mano, il freno di stazionamento elettronico. Qui c'è un enorme, americanissimo direi, più che coreano, bracciolo, guardate, ci entrano veramente le braccia di 2 persone, e tutta la zona dedicata con anche l'estetica del sedile che vi posso mostrare, dedicata al passeggero. Guardate un po', in punture, disegno in 3D, interessante, e sono sincero, anche molto comodo. Guardate un po' quanto è grande l'abitacolo, non è il widescreen della mia telecamera, è proprio gigantesco. Abbiamo ancora i sedili abbattuti, tra l'altro, perché adesso voglio mostrarvi la zona posteriore, sempre sotto questo gigantesco tetto vetrato, per capire come si sta e quali sono le funzionalità della zona posteriore stessa. Saliamo a bordo della zona posteriore. Ho alzato questo sedile per darvi chiaramente un po' di contesto. Prima di entrare però ho omesso di dirvi che quest'auto, ripeto, guardate un po' quanto è grande, si può parcheggiare anche in spazi più ristretti, perché c'è una modalità chiamata Remote Smart Parking Assist, quindi una modalità che ci permette di parcheggiare l'auto tramite un'app a distanza e farla entrare senza che noi siamo seduti dentro, seduti a bordo. Quindi l'auto parcheggia da sola, controllata da noi, per entrare in spazi dove non potremo aprire gli sportelli, ma qui siamo belli larghi e quindi saliamo a bordo. Da dove cominciare? Bene ragazzi, è un'auto veramente comoda anche nella parte posteriore. Continua qui il viaggio en plein air. Ho messo il sedile tutto praticamente schienato all'indietro per stare ancora più comodo insieme a voi e farvi medesimare insieme a me in questa esperienza a bordo della nuova Sorento. Ora giro la telecamera perché voglio mostrarvi i dettagli della zona posteriore. Abbiamo chiaramente le luci di cortesia di lettura con un gancetto appendiabiti, la tendina, vi ho parlato qualche tempo fa, devo capire come si abbassa, non voglio rompere nessun gancetto, ma vi ho parlato qualche tempo fa del mio feticcio per le tendine delle auto, ma qui abbiamo pulsanti per il controllo dei finestrini, pulsante per il riscaldamento dei sedili, quindi anche dietro, e qui c'è una retina, ma non solo. Qui al centro abbiamo 2 bocchette dedicate al controllo dell'aria condizionata, una presa a 12 volt qui in basso, e una USB per la ricarica dello smartphone. Ma vi chiederete, qui dietro si siedono 3 persone, come mai c'è solo una presa USB? Ragazzi, nulla di più sbagliato. Qui c'è quella per il passeggero posteriore sinistro, qui per il passeggero posteriore destro, e non solo. C'è la funzione concierge per andare un po' a modificare l'inclinazione del sedile anteriore e anche la sua posizione in avanti o indietro per allungare le gambe, per stare seduti molto più comodi, senza necessariamente dover chiedere a chi è seduto davanti. Tra l'altro, quel gigantesco schermo widescreen da 10,25 pollici ha all'interno un nuovo sistema che si chiama Uvo Connect. È un sistema che, oltre a tutte quante le classiche funzioni come navigazione, controllo media, Bluetooth, radio DAB, Android Auto ed Apple CarPlay, ha anche delle funzioni di live, informazioni live per quanto riguarda il traffico, per quanto riguarda anche informazioni meteo, se servono, o anche informazioni riguardanti la capienza o anche la disponibilità e il costo dei parcheggi privati, quindi parcheggio a pagamento, informazioni in live tramite questo sistema, utilissimo, ovviamente abbinato ad un'app by Kia. Comunque giudicate voi quanto spazio ho per le gambe, sto veramente comodo e non è il fisheye della telecamera a mostrarvelo. Comodo anche il fatto che il tunnel centrale è praticamente a livello, quindi anche il terzo passeggero qui è seduto in maniera confortevole. Si viaggia secondo me veramente 5 stelle in questa vettura, e questo spazio è dato dal fatto che rispetto alla precedente generazione si hanno 9 cm in più per le gambe grazie ai 2,81 m di passo, quindi lo spazio tra l'asse anteriore e quello posteriore. Ma adesso è arrivato il momento di parlare un po' delle motorizzazioni
Guardate un po', vi faccio immedesimare in una vista POV al bordo della Sorento, scusate, appunto le motorizzazioni disponibili per la nuova Kia Sorento. Questa Sorento è sviluppata su una nuova piattaforma appositamente creata per le varianti plug-in hybrid che arriveranno a breve. Per adesso sono seduto in una Sorento equipaggiata con un motore 1600 turbo benzina TGDI abbinato ad un powertrain full hybrid, quindi un motore elettrico da 44 kW con una potenza complessiva del combinato tra motore elettrico e motore termico di 230 cavalli con una coppia massima di 350 Nm. Tutto ciò, la parte ovviamente elettrica di questa vettura, è mossa da un pacco batterie da 1,49 kWh, quindi non una funzione plug-in hybrid, quest'auto non si collega alla spina di corrente, ma comunque qualche piccolo chilometro lo si può percorrere in modalità full electric. Ben più importanti saranno le caratteristiche e le capacità di autonomia in full electric della plug-in hybrid, che arriverà in futuro sempre abbinata allo stesso motore 1600 GDI, ma con una potenza complessiva di 265 cavalli, sempre abbinata al cambio automatico 6 marce della vettura. In futuro arriverà nei prossimi mesi una motorizzazione anche diesel, un 2002 diesel da 202 cavalli, abbinato però ad una diversa trasmissione, sempre automatico, DCT, quindi doppia frizione a ben 8 marce. Concludendo ragazzi, una vettura interessantissima, un'auto devo dire molto americana, speriamo che venda qui in Italia, anche se il trend del mercato si sta più spostando sui BSUV e i piccoli crossover, e questa di certo non è piccola, è un'auto veramente comoda, diciamo comoda. Guardate come mi sto godendo lo spazio a bordo, e siccome fuori sta piovendo, peccato non mi sono portato nessun libro da leggere, perché con questa luce di cortesia qui avrei potuto anche farlo. Giuseppe è in showroom che mi aspetta, ma prima di raggiungerlo vi chiedo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, commentare con i vostri pensieri riguardo la nuova Kia Sorento 2020 che è stata presentata al purtroppo annullato Salone di Ginevra del 2020 stesso. Fatemelo sapere appunto qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per non perdervi tutti i nostri prossimi upload, e se volete rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti vi basta cercare il nostro sito internet e le nostre piattaforme social, come cercando semplicemente su internet wedrive.tv.